Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la Lancia Stratos, la regina dei rally, edizione Centauria in scala 1:8, uscita numero 17. Prima di procedere a questo nuovo montaggio, volevo dirvi una cosa che mi è accaduta. Ovviamente ringrazio tutti quelli che si sono iscritti al mio canale, che oltre a guardarmi si ricordano anche di iscriversi. Grazie ragazzi, e se attivate la campanella rimarrete sempre aggiornati su ogni mio nuovo video. Io voglio sempre ricordarvi che vado avanti grazie a voi, non sono parole dette tanto per dire. Se non entra nessuno in un negozio, il negozio chiude. Se non mi guardate io chiudo, quindi io vi ringrazio, voi ringraziate me e io vi ringrazio quando leggo i commenti e io ringrazio con tutto il mio cuore voi. Tornando a quanto vi volevo dire all'inizio, è successa una cosa che praticamente mi è arrivata una donazione e io non sapevo neanche che potevo riceverla, perché non mi sono accorto che sotto ogni video adesso c'è un'icona nuova dove c'è scritto grazie. Praticamente Passione Moto Torino, ecco, ti ho nominato anche se tu mi hai chiesto di non farlo, mi ha mandato appunto un pensiero e io lo ringrazio con tutto il mio cuore perché mi ha dato anche la motivazione, cioè di aiutarmi a crescere con il canale, ringraziandomi di quello che io faccio con il cuore. Mi piace quello che faccio, spero che si evinca anche da quello che e come lo dico. Spero presto di poter investire qualche soldino per potermi riprendere anche con delle live, quindi dal vivo, così potete vedermi anche in volto, che è una cosa a cui tengo molto e che oggi ancora non posso fare. E quindi ecco, Passione Moto Torino, io ti ringrazio con tutto il mio cuore e di avermi dato un aiuto economico per il mio canale e anche di avermi fatto accorgere che c'era questa cosa che non la sapevo. Quindi ti ringrazio in questo video e negli altri video che seguiranno perché sono contento. Grazie ancora di cuore. Allora, andiamo avanti adesso con il montaggio. Qui abbiamo la seconda pagina di copertina con i numeri utili e i servizi. Questo andremo a vederlo poi nel dettaglio bene, che sono i contenuti di questo nuovo invio, il 17. Ecco qui. Io mi sono portato avanti, ho adottato questo metodo di montaggio dove apro prima i blister, li monto e li rismonto. Ebbene sì ragazzi, io questo numero l'ho già smontato l'ho già montato e l'ho rismontato perché è l'unico modo che ho trovato di innanzitutto vedere se ci sono degli interventi da poter fare per migliorare il montaggio o la funzionalità, e poi per non divulgarmi troppo con la durata del video, perché io ho piacere che la gente si iscriva e non che si cancelli perché si annoia. Anche se sapete che un video dove io spiego non soltanto il montaggio che segue nelle istruzioni, ma dove cerco di dare anche delle indicazioni proprio per quello che ho detto poco fa, non può durare 6-7 minuti. E allora, veniamo a noi. Saluto anche Alessandro, il quale appunto mi ha detto: Michele, guarda che il video precedente è venuto sfocato, quindi l'immagine non era nitida. Lo so, me ne sono accorto, figuriamoci poi a volte mentre vi parlo che vado ad avvitare, mi sposto sotto e poi mi accorgo dopo.
che non sono nella giusta inquadratura, quindi succede anche questo. Allora, andiamo avanti. In questo nuovo invio andremo a montare la scatola dello sterzo. Vi do subito una notizia: non c'è una sola parte in plastica. Poco conta, qualora fosse stata anche in plastica andava bene, ma è ovvio che essendo appunto un modello di un certo peso, di una certa grandezza, non poteva che essere in metallo, perché questo comanderà appunto lo sterzo delle ruote anteriori, ovviamente. Quindi siete ancora in tempo per quelli che si lamentavano che ha la scocca in plastica, o meglio, non la scocca in plastica, il cofano anteriore e posteriore, perché come abbiamo più volte detto è così che deve essere, perché la macchina vera è in vetroresina e quindi hanno riprodotto benissimo il modello. Adesso stanno arrivando i pezzi metallo, perché il peso lo avrà lo stesso. Andiamo a vedere. Abbiamo la cremagliera per lo sterzo. Mettiamo l'immagine a fuoco. Abbiamo questi che poi vanno assemblati insieme, che è la scatola dello sterzo. Braccetto sterzo destro e sinistro, poi vi farò vedere, come anche giustamente indicato nelle istruzioni, le lettere. Vedete, qui abbiamo la L, quindi è il sinistro. Ok, eccola, si vede? La L è qui. E poi abbiamo la lettera R, che è il destro, che è qui. Poi abbiamo il pignone di sterzo, vedete, dentato, perché poi farà questo lavoro. Cosa ci è rimasto? Questo qui, la paratia anteriore. Che devo fare, cari ragazzi miei? Qua va tutto sempre, l'immagine esce fuori dal fuoco. Cosa vi devo dire? Sto cercando di toccare la lettera AF che c'è in basso a sinistra, ma vabbè. Ed è questo anche in metallo. Allora, io vi dico le prime cose che andrò a fare io. Voi ricordatevi, fate sempre fede alle istruzioni e scegliete voi come montare il vostro modello. Mi raccomando. Io vi dico cosa ho preso. Un lubrificante, va bene qualsiasi lubrificante. Una lima e due punte di trapano. Una è da 3 e una è da 2. Tutte e due per il metallo. Un pennarello nero. La prima cosa, prendete, come vi ho detto prima, noterete che manca della vernice perché io sono già intervenuto. Vedete? Sono intervenuto qui, qui, qui e qui. Prendete i vostri due pezzi, li unite e devono toccare da tutte le parti, anche senza la vite. Se c'è una piccolissima luce va bene, ma non devono avere pezzi che impediscono il corretto assemblaggio. Quindi io ho riscontrato nel mio pezzo una sbavatura qui e sono andato a fare questo lavoro. Poi
quando andiamo a mettere il pezzo sopra, abbiamo, se fate attenzione, queste asole, 1, 2 e 3, hanno una sporgenza che deve entrare in questi spazi, 1, 2 e 3. Non entravano correttamente, quindi io cosa ho fatto? Ho preso la punta da trapano per il metallo e semplicemente sono andato a passarmi i punti dove rimaneva lo spazio, così. E ho fatto le prove finché non è andato bene. Mi raccomando, non toccate questo, il centrale non deve essere toccato. Una volta fatto questo, riprovate tutto finché, come vedete, tutto deve combaciare. Se poi volete, ma voglio dire, non serve assolutamente, ma se volete, semplicemente col pennarello nero fate questo e basta. Ecco fatto. Perfetto. Adesso levo lo straccetto, levo le cose che ho usato e ci vediamo dopo. Ovviamente la punta più piccola l'ho usata per andare a scavare più a fondo il pezzo, però voi dovete sempre provare finché va bene. Allora, loro qui ci dicono di fare subito questo primo passaggio, che però io non vado a fare perché farò questo invece. Andrò a prendermi 3 viti SM. Io quello che vi sto facendo vedere l'ho già fatto, quindi i filetti che adesso io vado a crearmi in realtà li ho già creati tutti. Quindi bagno la mia vite un po' nel lubrificante e vado a crearmi tutti i filetti. In questo caso guardate le dita come girano nel filetto che ho già fatto, vedete? Fate 1, 2 e 3 con la vite SM. Una volta fatto questo, sempre su questo pezzo, le viti rimettetele sempre a posto, fate attenzione a questa bustina perché hanno, a differenza delle De Agostini che fai così per aprirle, queste hanno il nastro adesivo, quindi vi si possono incollare mentre state lavorando sul banco, le tirate giù e le perdete tutte, o magari cercate del tempo la vostra bustina e l'avete attaccata qua e non ve ne accorgete. Ok? Quindi chiudetele sempre. Abbiamo detto che abbiamo fatto i 3 filetti, 1, 2 e 3. Adesso andiamo a crearci questo filetto qui. Questo filetto qui andremo a prendere invece la vite AM. La bagnate nel lubrificante. Io vi ripeto, l'ho già fatto, vi basterà guardare come si avvita, guardate, e la lasciate inserita lì. A questo punto andiamo a prendere i 2 braccetti. Vedete? Vi portate avanti, alla fine il montaggio è semplicissimo. Andiamo a prendere il primo braccio, il sinistro, lettera L, eccola qui, anzi stavo pensando questo, ma sì, facciamolo adesso, è uguale.
così evitiamo poi alla fine di fermarci per crearci altri filetti, ma andiamo direttamente a montare e basta. Quindi la lettera L è il braccetto numero 6, cioè questo. Questo qui, argentato. Vi fa vedere come alla fine deve risultare montato. Vedete qui, cerchiato di rosso, c'è la lettera L e dovrete vederla così montata. Mi raccomando, ragazzi, fate attenzione perché altrimenti poi non vi trovate con le ruote. Attenzione. Quindi, in questo caso, anche se non abbiamo montato, il pezzo è montato così, questa è la L, ci dice di metterla in questa maniera. Ecco qua. Prendiamo le viti AM, ne prendiamo 2. E andiamo a crearci il filetto. Qui io non ho usato il grasso perché mi sono accorto che si poteva fare anche senza l'ausilio del lubrificante. Mettiamo una, prendiamo l'altra, andiamo a vedere il disegno. In questo caso è la lettera R, quindi guardiamo la posizione. Vedete che gira verso il basso la punta, così va verso l'alto. Sto cercando di mettere a fuoco. Ecco, vedete? Questo pezzo gira verso l'alto. Noi dobbiamo girarlo verso il basso, che guardi giù, ecco. Ok? E andiamo a prendere l'altra vite e la vitiamo di qua. E la lasciamo dentro. Vedete, scorre benissimo. Ecco qua. Abbiamo fatto anche questo. A questo punto andiamo a prendere la paratia, questa qua, e andiamo a prendere una vite AM. Qui usate un lubrificante, non è obbligatorio, può evitarvi di fare danno usare il lubrificante. Quello che conta, come dico sempre, almeno chi mi segue lo sa, è di usarlo solo per le viti che vanno avvitate nel metallo, mai nella plastica. E andiamo a montarci la vite qui. Ecco qui. E la lasciamo lì. Poi lo giriamo al contrario e abbiamo altri 2 fori. Ma prima di fare questo, prendete questo pezzo e andate a metterlo così. Un attimo, perché io guardare attraverso di lì non è il massimo, attraverso il telefonino intendevo. Quindi prendiamo questo pezzo, lo mettiamo così e controllate che i perni 1 e 2 si inseriscano correttamente nella sede. Così provate prima. Lo girate al contrario e va benissimo. Vedete che escono sia qui che qui. Ok. Bene, a questo punto allora andiamo a prendere le 2 viti AM. No, scusate, no AM. Le 2 viti, sì, AM. Eccole qua, avevo detto giusto. Le 2 viti AM. Non mi sono mai piaciuti questi sacchettini con l'adesivo così. Sentirete in sottofondo il mio gatto tigrato europeo Michelangelo, che mi fa da colonna sonora. Ecco qui. Andiamo a farci il filetto qui.
1 e 2. Vedrete alla fine come si monterà tutto più velocemente e in sicurezza. A questo punto vediamo cosa c'è rimasto ancora da fare. Eccole qui, le ultime due. Andiamo a crearci il filetto anche qui, cioè nel punto che avevo detto prima, che sono questi. Perfetto. Andiamo a prenderci le altre due viti AM, ecco qui, e con le AM abbiamo finito. Dovrebbero avanzarvene due che sono date in più, e andiamo a crearci il filetto proprio qui. Sposto un po' di cose, forse l'immagine riesce a rimanere più a fuoco, vediamo. Ho preso le viti, eccola qua, e andiamo ad avvitarle qui. Ecco, ci facciamo il filetto. Perfetto, abbiamo montato anche la seconda vite AM, 1 e 2. A questo punto possiamo iniziare il montaggio vero e proprio. Prendiamo il primo pezzo, dov'è? Eccolo qui, primo pezzo. Andiamo a rimuovere questa vite, ecco qui, mettiamo questa all'interno, la posizioniamo al centro, vi regolate con il quinto dente, 1, 2, 3, 4 e 5, al centro della vite, o meglio del foro della vite, così, perfetto. Mettiamo all'interno questo con i fori rivolti verso l'alto, quelli piatti, non questi qui, questo verso il basso, quindi tenendo il pezzo così lo inseriamo all'interno e andiamo a posizionare i fori verso l'alto, questi, vedete, la parte piatta, così. Le istruzioni sono spiegate benissimo, cioè sbagliarsi può capitare, ma è già difficile. Prendiamo poi l'altro pezzo, lo andiamo a mettere così e andiamo a inserire subito la vite che abbiamo tolto prima, eccola qua. Ma non la stringeremo fino in fondo, la puntiamo soltanto. Guardate come si avvita. Ecco qua. Controllate una volta che avete effettuato questo primo montaggio che non vi preoccupate, perché se guardate in foto è anche così, non vi preoccupate perché vi dicevo, quando poi andrete a guardarla non vi preoccupate, perché quando la parte qua sotto, aspettate che la monto, ma così vi faccio vedere. Sì, l'ho smontata perché voglio spiegarvi bene una cosa, perché poi vi preoccupate perché pensate di averla montata male. Dicevo, quando poi andrete a controllarla, guardate, io sto sempre cercando di mettere l'immagine a fuoco, inutilmente perché non ce la faccio. Ecco, guardate, vedete la parte qui fresata deve andare verso l'alto, però quando la vedrete dritta rispetto a questa,
noterete che qui avete più spazio. Aspettate un attimo, vi faccio vedere. Qui avete più spazio da questo lato, qua ne avete meno, vedete che c'è meno luce. Non vi preoccupate, perché se guardate bene attentamente questa foto cerchiata in giallo è la stessa cosa. Quindi vi dice di posizionare al centro la cremagliera, questa, così, però poi quando andrete a drizzare questo si sposterà un po' la distanza. Non vi dovete preoccupare, è correttamente montato così. Poi andiamo a prendere le 3 viti SM e andiamo a metterne non è che mi sono dimenticato cosa dire, sto cercando di mettere a fuoco l'immagine, cribbio. Andiamo a metterne una qui e una qui e ci vediamo dopo. Ed ecco qua. Controlliamo che sia tutto a filo, ecco qui, e poi andiamo a stringerle tutte. Se nel frattempo qualcuno avesse piacere ma si fosse dimenticato di iscriversi, perché può succedere, purtroppo succede, può sempre farlo. Se poi anche attiva la campanella riceverà ogni notifica su ogni video. Dopo questo andrò anche a montare il numero 102 di Iron Man e poi il numero 3, 4 e 5 di Robocop, nonché anche i numeri della Ford Gran Torino di Starsky Hutch. Quindi, se avete piacere, ragazzi, seguitemi e iscrivetevi al canale. Allora, ecco qua. A questo punto, controllate che tutto funzioni. Il rumore che sentite è semplicemente dato dalle righe che abbiamo su questo metallo che diciamo fanno la funzione del soffietto in gomma in quella vera e quindi va a sfregare all'interno e crea questo rumore, ma poco conta. Una volta che andiamo a girare lo sterzo funziona, va bene. Non dobbiamo guidare con questi modelli. Ed eccoci qua. Adesso andiamo a prendere questo braccetto, che è quello con la lettera L, sinistro, lo mettiamo proprio così, con la curva che va in basso, svitiamo la nostra vite AM che abbiamo messo prima, non lo togliamo del tutto, l'importante è che ci sia lo spazio dentro per far entrare il braccio, quindi mi raccomando, ecco qui, prendiamo la scatola dello sterzo e andiamo a inserirlo così, tutto qua. Stringiamo senza esagerare. Ricordatevi, tanto più bloccate i materiali, tanto più sarà difficoltoso quando dovrete far funzionare i meccanismi. Quindi, una volta che avete avvitato, questo deve essere libero di muoversi. Se non è ancora libero, fate avanti e dietro più volte finché consumate un po' di vernice, come ho fatto io qui, e lui è libero di andare su e giù. Tutti i movimenti così saranno più fluidi. Ecco qua. Andiamo a controllare se il montaggio è quello corretto, quindi avviciniamo un po' l'immagine e vi faccio vedere. Questa è la nostra scatola dello sterzo, tiriamo su la leva e andiamo a vedere la lettera L qui, così come ce la fa vedere in questa foto. Perfetto. A questo punto
andiamo in questa immagine qui, prendiamo l'altro che ha la lettera ovviamente per esclusione R, quindi destro, lo mettiamo come in figura e andiamo a svitare la vite che abbiamo messo prima, la AM. Così. Come lo posizioniamo? Ovviamente, così come questo guarda in basso, questo dovrà guardare in basso. Vedete la piega? Qua, guardate questa. La punta di questo, guardate. Oh sì, sto guardando dentro il telefonino, abbiate pazienza. Che qui non è semplice guardare dentro il telefonino e regolarsi. Così. Ecco. Vedete? Andiamo a mettere la nostra vite. È un modello bellissimo, ragazzi. Un modello di una storicità unica. Pilota icona del rally a livello mondiale, Sandro Munari, il suo navigatore Silvio Maiga, Lancia Stratos, livrea all'Italia, campione del mondo rally 1975, nonché campione del mondo rally di Monte Carlo del 76. Vi rendete conto? Cioè, non è un giocattolo, è un modellino di una storicità meravigliosa. Andiamo a vedere tutti i controlli. La vite dovrà essere girata da tutti e due gli stessi lati, uno qui e uno qui. Andiamo a vedere il pezzo. Questo deve girare verso il basso e ovviamente anche questo deve girare verso il basso. Ok, a questo punto ci dicono di prendere questo. Andiamo a svitare la vite centrale che abbiamo messo prima. Ok, lo mettiamo così. Non ti ubriacare, Michele, guarda quello che fai, perché poi tu guardi 100 volte l'immagine, pensi a quello che devi dire e poi lo metti al contrario. Ok, va messo così, però prima di farlo devo andare a svitare le due viti AM dietro. Una e due. Ecco qua. Prima vite, giriamo il cacciavite al contrario, appena sentite il click vuol dire che ha preso il filetto. Sentito? E avvitate, guardate. Senza stringere, fate la stessa cosa con le altre due viti dietro. Ecco qua. Controllate ovviamente che i perni siano entrati nei loro fori dedicati. Si vede? Speriamo. E avvitate. Adesso sono curioso di pesare questa scatola dello sterzo. Andiamo a vedere. Qua abbiamo 0. Perfetto. 65 grammi. Non sono pochi per un pezzo così, che per i nostri amici americani e inglesi il peso è questo. Bene, adesso andiamo a montare il pezzo sul telaio. Vi ricordate il problema che ho avuto io con questo telaio? Guardate,
è già stato riordinato, vedete, è rotto qui. Quindi io sono andato a rimuovermi anche i pezzi, nonché il motore, che adesso soltanto per un discorso estetico io ho riposizionato, ma vi devo dire che poi comunque, finché sarà facile rimontarlo, io lo terrò smontato per poter lavorare meglio sul telaio e non rischiare di danneggiare il motore. Quindi andiamo a fare questo lavoro qui. Ci siamo creati questi ultimi 2 filetti, vi ricordate? Adesso basterà smontare questa e l'altra vite e abbiamo finito. E poi andiamo a vedere una rappresentazione di tutto quello che abbiamo montato fino a questo punto. Perfetto. Eccolo qui. Che bello. Ragazzi, fatelo questo modello se vi piace, e ovviamente ci mancherebbe, se potete, fatelo. Quindi prendiamo il modello, prendiamo il pezzo che abbiamo assemblato in questa maniera. Qui abbiamo uno spazio, vedete, dove passerà poi lo sterzo, il piantone. Quindi non dobbiamo fare altro che andare a inserire questi 2 perni lunghi, 1 e 2, all'interno di questi 2 fori passanti, 1 e 2. Ecco qua. Andiamo a metterle le 2 viti a M, che essendoci creati i filetti prima è un gioco da ragazzi. Avete visto? E stringiamo. E abbiamo finito il montaggio. Controlliamo, ma abbiamo finito. Sì. Questa è l'ultima parte. Abbiamo fatto tutto. I braccetti sono tutti e 2 rivolti correttamente, che guardano verso l'alto, perfetto. Le viti le abbiamo tutte e 2 rivolte verso qua, e qui abbiamo lo sterzo. Ecco qua. Ecco, l'unica cosa, vi consiglio di fare questo. Quando fate il lavoro, ecco, sforzatelo che vada dappertutto. Non tiratelo di qui, fatelo girare sempre da questa parte. Deve arrivare completamente a 0 contro la parte argentata nella leva, perché all'inizio vi si può bloccare prima, poi vi trovate dei problemi quando andrete a sterzare le ruote. Mi raccomando, ok? Ecco qua, deve muoversi così fino in fondo, vedete, già va meglio. Ovviamente più volte farete questo lavoro, più andrà via il nero dai finti soffietti, però ragazzi, basta mettere questo. Poi ripeto, una volta montato, ma che dobbiamo andare a fare il rally con quest'auto? È già stato fatto il rally con quest'auto. Peccato che l'hanno fatta morire. Ce ne fanno tante di cavolate, e questa è una delle tante che hanno fatto. Hanno fatto tanti altri modelli poi, Lancia, e hanno lasciato morire questa icona. Allora, adesso andiamo a vedere cosa abbiamo montato fino a questo punto. Vediamo un po' se riesco a inquadrare tutto. Ok, spostiamo un po' di cose. Ragazzi, grazie di tutto. Grazie di tutto. Ecco qui, il musetto meraviglioso. Tutto verniciato, non sono delle calcomanie, questo è in alluminio verniciato. I fari primari sono con i LED, quindi funzionanti.
le frecce purtroppo, i faretti sotto no, sono soltanto e puramente estetici. Cara Centauria, hai sbagliato, perché potevi sforzarti di fare anche quello. Su un modello del genere lo dovevi fare. Abbiamo la ruota metallo, cerchi campagnolo, mettiamola solo così, e poi abbiamo il volante in metallo verniciato, gruppo fari secondari, anche questi con i 4 LED, copertura del gruppo fari secondari. Ebbene ragazzi, questo è quello che abbiamo montato, guardate che meraviglia, fino a questa sessione di montaggio numero 17. Sono più che felice di quest'auto, più che felice, guardate. Bene, ragazzi, non mi paga nessuno, ma vi consiglio di acquistare questo modellino perché è veramente da fare. Se vi piace la Lancia Stratos, e non so come potrebbe non piacere un'auto del genere, che è nata solo, è l'unica auto che è nata per fare i rally, tutte le altre sono auto, anche quelle eccellenti, ma questa è nata solo per quello. È stata progettata solo per quello. Ecco perché è definita la regina dei rally. Non è a caso. Bene ragazzi, grazie ancora a te Passione Moto Torino per quello che ho detto già prima. Ti ringrazio veramente, grazie a voi tutti che mi seguite ragazzi, grazie veramente. Non lo so, non credevo, stiamo arrivando a 200.000 visualizzazioni totali, non a video ovviamente, ancora no, magari un giorno ci arriviamo, però sono veramente contento e siamo a 1364 iscritti. Un abbraccio a tutti voi, un saluto a tutti i vostri cari più cari, arrivederci al prossimo video da Michele. Mi raccomando, non mancate anche i prossimi montaggi, seguitemi anche sulla playlist e date un'occhiata, potrete trovare cose veramente interessanti e aiutatemi ragazzi, come state già facendo, con il vostro affetto, con i vostri commenti, con i messaggi privati. Veramente io non so se potrò mai rispondere a tutti, però quello che posso fare lo faccio. Non rimaneteci male se qualcuno non riceve risposta mentre altri sì, perché mi capita anche di non vederli certi messaggi. Io se li vedo, non appena posso, chi mi conosce lo sa, rispondo a tutti. Mi raccomando, e qualora un giorno non riuscissi a farlo, farei un video per rispondere a tutti. Ciao ragazzi!